Ma la fluid art si vende? Se sì, dove? Come? Serve la partita IVA? Ebbene, oggi parliamo proprio di questo. Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi voglio affrontare una domanda che secondo me prima o poi si fanno tutti quelli che iniziano a fare fluid art. Ma la fluid art si vende? E soprattutto, ha senso provarci oppure no? Per capire meglio come funziona, conviene fare un piccolo passo fuori dall'Italia, là dove la fluid art è nata, ovvero in America. Eh sì, perché negli Stati Uniti e in parte del Canada molti artisti sembrano riuscire a vendere la fluid art e le loro opere d'arte decisamente con più facilità, ma non perché loro siano più bravi, ma perché il contesto è un po' diverso dal nostro. In America esiste una cultura molto forte del comprare arte come home decor, ovvero decorazioni per la casa, per l'ufficio, da regalare, e c'è molta più abitudine a comprare online da artisti indipendenti. Gli artisti americani vendono soprattutto in tre modalità. La prima è la vendita dal vivo tramite fiere, mercatini artigianali, artistici. Per loro è assolutamente normale e ne organizzano sempre tanti. Secondo modo, sulle piattaforme online. Ci sono tantissime piattaforme dedicate alla vendita di opere d'arte originali oppure copie. Terzo modo, il sito web personale. I mercatini e le fiere artistiche sono uno dei canali più utilizzati ovunque perché c'è una cosa che piace molto, ovvero il contatto diretto. La persona vede l'opera dal vivo, vede l'artista, lo conosce, può fare domande, capisce la storia, il processo, il perché del quadro e decide di acquistare. Poi ci sono le piattaforme online. Di piattaforme online dedicate alla vendita d'arte ce ne sono diverse. Alcune come Saatchi Art o Artfinder, per esempio, sono orientate ai collezionisti e vendono soprattutto opere originali. Mentre Society Sis o Redbubble vendono invece soprattutto copie stampate e prodotti con stampe. Ma tutte queste piattaforme hanno un'alta selezione e costi abbastanza alti. Poi ci sono piattaforme molto conosciute come Etsy, ma che vendono ormai di tutto e di più, e di cui vi parlerò tra poco, quando vi racconterò la mia esperienza personale. Però non è vero che all'estero vendono tutti e comunque con facilità, perché anche lì vendono con continuità e con maggior facilità, soprattutto quegli artisti che hanno una certa fama, o almeno una di queste caratteristiche, ovvero uno stile riconoscibile, una presenza già costruita e una certa costanza nel tempo. Poi c'è un altro modello che gli artisti americani utilizzano spesso, ovvero il proprio sito web personale. E lì vendono opere, commissioni, stampe, gadget, corsi, vendono veramente di tutto. E questo modello funziona molto bene negli USA, ma perché la parte burocratica è molto più semplice della nostra. Ed è qui che può nascere l'inghippo. Quindi ora entriamo in Italia e capiamo come funziona qua da noi. In Italia il discorso è molto diverso, perché il mercato dell'arte esiste, ma è generalmente, io lo definirei, un mercato più prudente, più legato alla fiducia e alla relazione, molto meno impulsivo. Ma prima di entrare nel contesto italiano e capire se la fluid art si vende e come si può vendere, c'è una domanda che mi è già stata fatta più volte: ma per vendere le proprie opere di fluid art serve la partita IVA? La risposta a questa domanda è dipende. E non dipende da quanto si vende e quindi da quanto si guadagna, ma dipende soprattutto da come si vende. Eh sì, perché il punto chiave qui è la distinzione netta tra vendita occasionale e vendita continuativa. La vendita occasionale è quella vendita sporadica, saltuaria, non organizzata e non ripetuta con regolarità, mentre la vendita continuativa è quella ripetuta nel tempo, organizzata con una presenza stabile sul mercato. Quindi non è una questione di vendo o non vendo, ma la frequenza e la struttura di come si vende. Ovvero, se si partecipa a fiere e mercatini in modo sporadico o si posta opere in vendita su qualche piattaforma ogni tanto, questa è sicuramente una vendita occasionale e la partita IVA non è necessaria. Ma se invece si decide di fare mercatini, ad esempio tutte le domeniche, in giro per il proprio territorio, avere un banchetto fisso, produrre opere con continuità per essere vendute, qui la situazione cambia, perché questa viene considerata un'attività continuativa, quindi una vendita continuativa con regolarità,
che ha un'organizzazione e una presenza costante sul mercato, e in questo caso, per la legge italiana, la partita IVA è assolutamente necessaria. E questa regola vale per tutte e tre le modalità di vendita, ma andiamo per ordine. Per i mercatini, le fiere, le piattaforme online, la logica è la stessa, ovvero se la vendita diventa continuativa serve la partita IVA, ma è sufficiente una partita IVA a regime forfettario, quindi un modello più semplice e più sostenibile. Diversa è la terza modalità, quella attraverso il proprio sito web personale, perché in Italia vendere opere, prodotti e altri articoli sul proprio sito web personale non si può se non si ha una partita IVA con iscrizione alla Camera di Commercio, e qui le regole del gioco cambiano e anche i costi. Questo è un qualcosa che forse non tutti sanno, ma è un fattore assolutamente importante, perché in Italia è assolutamente un attimo che un sito web si trasformi da sito vetrina a e-commerce. Perché se noi vendiamo un'opera d'arte, un gadget o comunque un qualsiasi altro prodotto con il tasto acquista e un pagamento integrato nel proprio sito web, allora questo è considerato un negozio. E per il fisco si sta svolgendo una vera e propria attività commerciale. Quindi no, regime forfettario, perché in questo caso il sito web non è più soltanto una vetrina e non è una piattaforma che funge da intermediario, ma è un vero e proprio negozio online gestito in proprio. Quindi, quando si parla di vendita sul proprio sito web, il quadro legale cambia ed è importante capire la differenza tra un sito che è una vetrina e un sito che diventa un e-commerce. E dal momento che si inseriscono prodotti con un acquisto diretto e un pagamento integrato, si sta strutturando una vera e propria vendita online, continuativa e con tutte le implicazioni del caso. Motivo per cui per noi la vendita attraverso il sito web è un po' più difficile. Ma chiariti questi aspetti, dove si vende davvero la fluid art in Italia? A questo punto diventa molto più semplice parlare di quei canali che funzionano davvero. E a mio avviso uno dei canali che in Italia funziona meglio è quello dal vivo, ovvero mercatini, fiere ed eventi locali, ovviamente selezionati e creativi. Perché in questo caso, come abbiamo detto prima, le persone hanno modo di conoscerti, possono fidarsi di te e possono chiederti di acquistare qualcosa. Nel secondo modo, invece, quello dedicato alle piattaforme online, soprattutto per chi è un artista emergente, trovo che sia una modalità un pochino più ostica, non infattibile, ma un po' più difficile, perché le piattaforme dedicate alle vendite d'arte sono spesso piattaforme internazionali che hanno un certo costo e soprattutto contengono una quantità innumerevole di opere di artisti. E quindi qui il concetto diventa questo: non è che mi iscrivo a una piattaforma, posto la mia opera in vendita e inizio a vendere, ma mi iscrivo a una piattaforma, posto la mia opera per essere venduta e inizio a competere. Le piattaforme possono essere delle vetrine enormi, se non porti però qualcosa di tuo, identità, pubblico, traffico, diventi invisibile ovunque tu sia. Ma c'è un terzo e ultimo modo che io mi sento di incoraggiare di più degli altri, ed è la produzione di stampe e di prodotti, ovvero stampare le proprie opere o parte di esse su oggetti. Quaderni, tazze, magliette, zainetti, cover, insomma, chi più ne ha più ne metta. I costi sono più bassi e le vendite sono più versatili a occasioni diverse. Le opere d'arte originali si possono assolutamente vendere, ma è un pochino più difficile rispetto alla stampa, che diventa invece più accessibile. Ovviamente le due cose possono assolutamente coesistere. E tirando le fila di questo discorso possiamo dire che sì, la fluid art si può assolutamente vendere, ma funziona soprattutto quando si capisce il contesto in cui si vende, quando si scelgono canali realistici e quando sia chiaro se si vuole restare occasionali o strutturarsi con continuità. Questa è una realtà non demoralizzante, ma vera. E a questo punto qualcuno mi chiederà: ma allora tu ci hai provato? La risposta è sì. Qualche anno fa ho provato anch'io a vendere le mie opere utilizzando la piattaforma di Etsy, una piattaforma online che molti conosceranno perché ormai è molto conosciuta e diffusa. Inutile dire che avevo sicuramente sbagliato la scelta. Etsy è un canale enorme e direi saturo, lì dentro ormai si vende di tutto e non è una piattaforma nata e pensata per valorizzare le opere d'arte, soprattutto quelle originali. È soprattutto una piattaforma che spinge molto sul prezzo basso e sulla quantità, quindi se non hai già un nome, se qualcuno non ti cerca appositamente
e non hai uno storico di vendite di un certo tipo, l'algoritmo su piattaforme come queste ti rende assolutamente invisibile. Il rischio è proprio di perdersi letteralmente in mezzo a migliaia di prodotti simili, spesso venduti a cifre che non hanno nulla a che fare con il valore di un'opera unica. Quindi il risultato nel mio caso avrete già capito che è stato fallimentare e su questa piattaforma io non ho venduto assolutamente nulla, anzi venivo continuamente bombardata da contatti strani, presunti professionisti che promettevano di aiutarmi ad emergere nell'algoritmo di Etsy. Finti acquirenti che in realtà cercavano solo di carpirmi i dati personali. Insomma, è stata un'esperienza decisamente frustrante, dispersiva e direi anche poco tutelante. Quello che invece per me ha decisamente funzionato di più è stato il contatto diretto e gli eventi dal vivo. Perché quando le persone ti vedono, ti parlano, ti toccano, vedono le tue opere dal vero, capiscono chi sei, come lavori, perché fai quello che fai e lì, come dicevo prima, cambia completamente tutto. Le opere smettono di essere delle semplici immagini e diventano qualcosa di reale con una storia e un valore. Ed è in quei contesti in cui secondo me si riesce a vendere qualcosa in più, non perché si spinge, ma perché si creano delle relazioni. Però ci tengo a sottolineare un punto centrale. Iniziare a fare arte con l'obiettivo di vendere si rischia davvero una delusione, e non perché l'arte non si venda, ma perché la vendita non può essere il motore. Si fa arte perché fare arte fa star bene. Ci si sente liberi e ci si sente liberi di esprimersi attraverso la creatività. Quindi fate arte per voi stessi e poi, se volete, rendetela vendibile. Io spero di aver chiarito un po' di più come può funzionare il mercato della fluid art in Italia. Non so se voi avete avuto esperienza di vendite sulle vostre cose artistiche. Se sì e avete voglia di condividerle qui sotto, nei commenti, a me farebbe molto piacere. Diversamente, come al solito, vi aspetto sotto, sempre nei commenti, con il vostro feedback sull'argomento. Io vi leggo sempre molto volentieri e vi rispondo molto volentieri. E se avete trovato l'argomento di interesse o anche solo di qualche piccola utilità, vi chiedo di lasciare un like. A voi non costa nulla, ma per me è importante. E io vi do appuntamento al prossimo video.